Buongiorno, bentrovati a questa nuova puntata. La definitiva sconfitta di Napoleone favorì il ritorno della pace sul continente europeo. Le potenze alleate si adoperarono per ristabilire gli equilibri internazionali che prima la Rivoluzione francese e poi la politica espansionistica di Napoleone avevano sconvolto. La restaurazione dell'ordine in Europa avvenne all'insegna del principio di legittimità, che prevedeva il ritorno sul trono di tutti i sovrani spodestati. Annullare a ritroso il processo storico si rivelò tuttavia un'impresa impossibile, perché i principi liberali e democratici diffusi in tutto il continente dalla Rivoluzione francese non potevano essere cancellati dalla coscienza collettiva, mentre il complesso di riforme introdotte dal codice civile napoleonico rimase un punto di riferimento. Il realismo politico indusse quindi in molti casi a derogare da una rigida applicazione del principio di legittimità, a vantaggio del principio di equilibrio tra le potenze europee. Le divergenze e le contraddizioni nell'azione restauratrice favorirono indirettamente i movimenti nazionalistici. Anche in questo periodo è consuetudine indicare lo stile nelle arti decorative con la designazione francese. Avremo quindi il periodo relativo al Carlo X, che va dal 1824 al 1830, ove l'ispirazione e le decorazioni sono ancora decisamente improntate al neoclassicismo, impreziosite in genere da forte presenza di marqueterie, spessissimo montata su legni chiari. Per il resto, i modelli continuano ad essere quelli promossi dal forte interesse per l'archeologia classica. Quasi sempre presente la decorazione a palmetta. Il periodo Carlo X è l'ultimo dei periodi nell'arte decorativa che ha ancora una sua precisa caratterizzazione e forse l'ultimo periodo in cui si costruiscono ancora mobili di un certo pregio. Nel prosieguo, l'alta qualità diverrà cosa assai più rara.
Sempre appartenente al periodo della Restaurazione, è importante citare il movimento artistico e ornamentale che ebbe molto successo tra la borghesia tedesca e austriaca. Il termine Biedermeier si diffuse intorno al 1850 con intento dispregiativo e si ispira ad un personaggio letterario appartenente alla piccola borghesia, apolitico e conservatore, con una discreta agiatezza disponibile, ma di cultura poco solida. Il termine è composto dalle due parole bider, che significa sempliciotto ma integro, onesto, e uno dei cognomi tedeschi più diffusi, Mayer. È appartenente allo stesso periodo del Carlo X ed è frutto dello stesso periodo storico. Ricordo che le date riferentesi ai vari stili sono da intendersi sempre con una certa elasticità. Sempre da collocarsi nel periodo della Restaurazione è il successore, Luigi Filippo. La corte di Luigi Filippo, inserendosi in un periodo di sempre maggiore eclettismo e confusione di stili, non riesce più ad influenzare ed essere esempio trascinante di tendenza stilistica, per cui, dopo alcune tendenze neogotiche ed altresì neoclassiciste, il periodo verrà più facilmente e sbrigativamente ricordato nell'arte decorativa per la forte ispirazione a Luigi XV, pur mantenendo una sua precisa riconoscibilità. Col termine Luigi Filippo si tenderà cioè più a caratterizzare commercialmente un'epoca ampia che a definire un vero e proprio stile. A partire dai primi decenni dell'Ottocento e contemporaneamente ai periodi sopra descritti, si assiste ad una riproposizione di tipo commerciale di tutti gli stili fino ad allora esistiti. Inizia, in modo sempre più massiccio, la produzione del cosiddetto mobile in stile, che dura ancora ai nostri giorni. Si inizia dal neogotico per passare mano a mano al neo-Luigi XVI, al neobarocco, al neorinascimento. Si realizzano forme fortemente ispirate ai vari periodi ed in alcuni casi si arriva a proporre vere e proprie copie. Ognuno si rivolge dove vuole e per le vie che vuole. Le grandezze del passato conquistano a discrezione i gusti degli artisti moderni e della relativa decorazione. Dalla seconda metà dell'Ottocento il passato irraggiungibile non appaga più e si tentano coraggiosamente vie nuove, che vedremo nel capitolo dedicato al Novecento, giungendo così all'individualismo più assoluto, che pur non sarà privo di personaggi di ingegno.
Lo stile Napoleone III o Secondo Impero è il nome comunemente assegnato allo stile architettonico della Francia e specialmente di Parigi, fiorito durante il Secondo Impero francese, sotto il patronato culturale di Napoleone III. Esso rappresenta una variante dello stile neobarocco, ma a volte l'ispirazione è anche neoclassica. Nella seconda metà dell'Ottocento la produzione dei mobili si basava per buona parte sulla ripresa degli stili storici del passato, condizionati però dallo scadimento del gusto, complice la stessa industria produttiva con le sue nuove potenzialità tecnologiche. Gli oggetti prodotti nel passato dalla creatività artigiana, destinati ad un pubblico selezionato, venivano ora riproposti con estrema confusione, attingendo al romanico, al gotico, al rococò o al Cinquecento italiano e infarcendo con intrusioni nell'esotico e nelle civiltà orientali. Tale profusione di apparati decorativi non poteva che esercitare effetti deleteri sul pubblico, diseducando le capacità critiche e disorientandolo tra il procedere in avanti delle strutture tecnologiche e il rivolgersi all'indietro nei riferimenti culturali. Da un articolo di Alfredo Milani dal titolo Due tendenze, pubblicato sulla rivista L'Arte Decorativa Moderna in occasione dell'Esposizione Internazionale d'Arte Decorativa Moderna di Torino del 1902, si legge quanto segue. Quello stesso pubblico che fischia in teatro se in una commedia o in un'opera nuova crede di ravvisare una vecchia situazione o un vecchio spunto, quello stesso pubblico che prima di andare dal sarto consulta il figurino della moda e riderebbe all'idea di vestire oggi alla foggia del Cinquecento, quando si tratta dei propri mobili o della decorazione della propria casa, sembra cambiar natura. Al di là dell'uscio del proprio appartamento, tutti diventano archeologhi. Degli archeologhi un po' all'acqua di rosa, se vogliamo, che imbottiscono i mobili del Medioevo, che nascondono le lampadine Edison dietro lanterne del Quattrocento, quando non le mettono a simulare la fiamma in cima delle candele di porcellana, che sanno apprezzare l'utilità di un buon calorifero a termosifone, purché sia pudicamente celato dietro ad una finta caminiera, con tanto di alari in ferro battuto, per un focolare che non esiste, e così via. Gli ideali di rinnovamento estetico già presenti nei paesi esteri iniziano dunque a prendere coscienza anche in Italia. Questi nuovi orientamenti non rappresentano una novità in assoluto, ma una ripresa di teorie elaborate nella metà dell'Ottocento in Inghilterra ad opera di William Morris e John Ruskin e del circolo di artisti e artigiani raccolti dal 1880 attorno al movimento delle Art and Craft. Questo sentito desiderio di cambiamento, il senso di appartenenza ed una forte
tensione creativa fece sì che, sull'esempio del gruppo di Morris, si sviluppassero in Inghilterra diverse associazioni. In Scozia nasce il gruppo dei Quattro, con a capo Charles Rennie Mackintosh. In Francia la scuola di Nancy. In Austria la Secessione. In Germania la colonia di Darmstadt. Le idee e le esperienze venivano divulgate da riviste cui si rifacevano le varie scuole e gruppi. Ver Sacrum per la secessione viennese, l'Art Moderne, movimento belga, Ingend, Monaco, Art et Décoration, Parigi, De Studio, Londra, Emporium e l'arte decorativa moderna in Italia, Joventut a Barcellona. Questo nuovo stile andava delineandosi e a seconda della regione di appartenenza assumeva denominazioni diverse. Liberty a Londra, Jugendstil in Germania, Art Nouveau in Francia, Secessione in Austria o Modernismo in Catalogna. Idea comune era il rifiuto delle forme del passato, un atteggiamento apertamente ostile nei confronti dei repertori stilistici tipici dello storicismo eclettico. Tale ventata di novità coinvolgeva contemporaneamente tutte le arti. Art Nouveau, noto anche come stile floreale o stile Liberty, è il nome con cui è conosciuto in Italia un movimento artistico-filosofico attivo nei decenni a cavallo tra il XIX e il XX secolo, che influenzò arti figurative, architettura e arti applicate. L'Art Nouveau si configurò come stile ad ampio raggio, che abbracciava i più disparati campi: architettura, decorazione d'interni, gioielleria, mobiliario e tessuti, utensili e oggettistica, illuminazione, arte funeraria e così via. Il movimento trae le sue origini dall'ideologia estetica che aveva posto l'accento sulla libera creazione dell'artigiano, come unica alternativa alla meccanizzazione e alla produzione in serie di oggetti di dubbio valore estetico. L'Art Nouveau, rielaborando questi assunti, aprì la strada al moderno design e all'architettura moderna. Un punto importante per la diffusione di quest'arte fu l'esposizione universale svoltasi a Parigi nel 1900, nella quale il nuovo stile trionfò in ogni campo. Ma il movimento si diffuse anche attraverso altri canali: la pubblicazione di nuove riviste, come l'Art pour tous, e l'istituzione di scuole e laboratori artigianali. Lo stile raggiunse probabilmente il suo apogeo durante l'Esposizione internazionale d'arte decorativa moderna di Torino nel 1902, in cui furono esposti i progetti di designer provenienti dai maggiori paesi europei.
Art Déco è un movimento artistico nato intorno agli anni 1910. Terminata la Prima Guerra Mondiale nel 1918, inizia una sua rapida espansione, per poi consolidarsi intorno agli anni 20 e cominciare a lentamente declinare a partire dal 1930, per vedere il suo esaurimento con la Seconda Guerra Mondiale. Riguardò le arti decorative, le arti visive, l'architettura, la moda e fu il primo movimento artistico di importanza mondiale. L'Art Déco è il nome derivato per estrema sintesi dalla dizione Exposition internationale des arts décoratifs et industriels modernes, tenutasi a Parigi nel 1925 e per questo ultimo motivo a volte definita anche stile 1925. L'Art Déco, come detto, vede la sua nascita in data antecedente alla Prima Guerra Mondiale, come forma di protesta nei confronti delle forme curve e di ispirazione vegetale tipiche dell'Art Nouveau. Si ritorna alla rigorosità delle forme del periodo classico, simmetria, ordini architettonici classici sovente molto stilizzate. Il decoro è ancora decisamente presente, ma non ha più la libertà espressiva degli anni 1900. Il disegno si ispira alla geometrizzazione cubista. Ordine, colore e geometria, il vocabolario dell'Art Déco è stabilito. Vocabolario che prende forme differenti a seconda delle regioni geografiche, degli architetti e dei loro clienti. L'unità stilistica è la geometrizzazione. I fini sono essenzialmente decorativi e raramente coinvolgono la struttura. Come accennato prima, è il primo stile a diffusione mondiale. Creato in Belgio, successivamente si diffuse in Francia, Portogallo, Spagna, Africa del Nord, Regno Unito, Stati Uniti, Canada, Australia, Nuova Zelanda, Indie, Filippine, nelle principali città del Vietnam, in molte città cinesi tipo Shanghai, ma ancora a Hong Kong e Giappone. Nel ringraziare per l'attenzione prestata, vi invito ad iscrivervi al canale e cliccare sulla campanellina. A presto, un caro saluto.